Salve a tutti, io sono Francesca Chelini e sono qui per questa bellissima occasione del Festival della Letteratura per Ragazzi di Cento con Magnhild Winsnes, autrice di un graphic novel eccezionale, straordinario, che forse qualcuno di voi avrà letto, ma noi cercheremo comunque di raccontarvelo, che è L'estate in cui tutto cambia, edito da Mondadori nel 2017 e che avremo modo di sviscerare insieme e di scoprirne anche alcuni retroscena, diciamo. Ora vi presento Magnhild. Magnhild è nata a Trondheim, in Norvegia, nel 1980, mi ha dato l'ok per svelare la sua età, anche perché è bellissima. Magnhild, I'm saying that you are very beautiful, so I can say your age. Yeah. Without problems. Questo graphic novel è il suo romanzo d'esordio, diciamo. È un romanzo, un graphic novel, questa è la dicitura esatta di formazione, quindi parla di un'età di passaggio tra l'infanzia e l'adolescenza, ma ne parleremo naturalmente, e con questo libro ha vinto il Critics' Prize for Best Children and Young Adult Book, quindi ha vinto il premio della critica per il miglior libro per bambini e giovani adulti. Magnhild, welcome to Italy. Thank you. Thank you. How are you? I'm good. I'm yeah, really good. Yeah. How is now the situation in Norway and in Oslo, where you live? Getting a lot better here. I mean, we've been lucky we haven't had such hard times, I guess. Ok, ho chiesto a Magnhild come vanno le cose ad Oslo, la città in cui vive, e in Norvegia, e mi ha detto che per fortuna vanno meglio e le cose stanno andando piuttosto bene. What about this amazing novel? Io parlerò con Magnhild in inglese e poi tradurrò per voi in italiano. Magnhild, how this story came into your mind, how you decided to write this kind of story, and if you can tell us the plot of this book, because some people could not, probably they didn't read it, so we have to explain. Yeah, no, I was wanting to make a short film in animation, a comic or a cartoon with a different subject than this book, but after a while I started changing the story and making it into this current book, and I also decided to make it a book rather than a film. I wanted to go alone, so yeah. Okay. Sorry. Magnhild dice che una cosa importante, lei voleva fare un cortometraggio, un cartone animato con un diverso soggetto, in realtà poi ha deciso di cambiare la storia e di cambiare anche la modalità in cui raccontarla, e quindi trasformarla in un graphic novel. Una cosa quindi importantissima che non vi ho detto è che Magnhild è una videomaker, è un'esperta di cortometraggi, di cartoni animati, ed è il suo lavoro attuale. Making short movies is your job right now, or you have different kind of occupation? Well, I'm an animator. That's what I've done since I was 20, and then I worked on feature films and short films and commissioned films. But the last 5 years I've done illustrations for books. Sì, quindi Magnhild ci dice che ha fatto per molto tempo animazione, appunto, per short movies e per ragazzi, appunto, e poi ha iniziato a dedicarsi alla scrittura. Okay, now it's time to explain, to tell the people the plot, the story. We have a protagonist in this book,
who is Hannah, right? Yes, Hannah, she's, I guess she's around 11, 12. That's what I'm thinking. And she's always been the best at being a child. She's like really fast to run and good to play, and she's a fun child. And then this year, suddenly being a child is not what's the most important thing. It's trying to become a teenager, and she's not very good at being a teenager. So she kind of is being the more immature of her and her friend Siv. So she's being really awkward in her trying to play the new game with the new rules. She's not handling it well. Sì, that's right. Hannah è la protagonista di questo romanzo grafico, potremmo dire, graphic novel. Ha all'incirca 11-12 anni, così se l'è immaginata la nostra autrice, e la cosa che le riusciva meglio era essere una bambina. L'infanzia era la cosa che le piaceva di più in assoluto, era molto brava in diversi tipi di giochi, e aspettava il momento di godersi quest'estate, appunto l'estate in cui tutto cambia, e per quindi sperimentarsi nella cosa che gli riusciva meglio, cioè essere una bambina. In realtà si trova a dover vivere una situazione in cui non le viene più chiesto di essere una bambina, ma di essere una teenager, una cosa in cui lei non è assolutamente invece capace. Non conosce le regole di questo nuovo gioco. Hannah doesn't know the rules of this new game, being a teenager. Yeah. So she met her cousin, Siv. Yeah. Right? Yes. They meet every year, and she spends every summer at this cabin. And then, so it's the most the best place for her to be, but this year everything changes. So suddenly this place that has been the most secure and the most fun is maybe the place where she becomes most unsecure. So I don't know how it will go after the ending of this book. Maybe she will come back, or maybe she doesn't want to go back, but until now it's been the best place to be. Il posto in cui Anna usava passare ogni estate, almeno per una settimana, a casa degli zii e delle cugine, si rivela invece in quell'estate il posto non più sicuro che lei conosceva, ma un posto insicuro. La nostra autrice, Magnhild, non sa esattamente se prossimamente Anna imparerà ad essere, diciamo, una teenager adeguata. Di sicuro in quell'estate si ritrova a vivere cose che un po' la sconvolgono e la mettono in difficoltà, come è normale proprio in quell'età di passaggio così delicata. This is a very delicate and very fragile moment in people's life, right? Do you agree with me? Yeah, I think it's probably the first time for many that they have to deal with these type of problems alone, and it can be a very scary part of your life. It's a very life-changing, it can be a very life-changing time. So it goes well with most people, so you shouldn't be afraid, but it's some time for some insecurities. So yeah. Diceva Magnhild che, scusate, adesso parlerò un po' in italiano, un po' in inglese, fa lo stesso, che tutte le estati, diciamo, la nostra protagonista si trovava al sicuro. In questo caso ha a che fare con problemi, come tutti noi nell'età appunto dell'adolescenza iniziamo ad avere a che fare con problemi a cui non siamo abituati, che possono anche spaventarci e che sostanzialmente ci troviamo ad affrontare da soli. This theme of being alone, facing or dealing problems during the teenage, the age of the teens,
of our teens reminds me of something in your book about secrets. The fact that at one point you passing through the age of young age and teenage, you are in a moment when you have to keep a secret, your secret or the secret of your friends or relatives and whatever. Have you ever been in this position? Oh, sure. Yeah, I was really bad at, not that I was bad at keeping secrets, but I was bad at understanding what should be held secret and not. And so I would tell maybe my parents things that they should know, or I would tell without wanting to tell on anybody, but it's just it was hard to understand where the new borders were, like who was supposed to be invited into the secret group and not. Like, are your parents included in that because they have been until now, or are your siblings included in that? And I don't know. It's a confusing time to figure out who is supposed to be part of this secret group. Sì, ho chiesto a Magnhild se ho fatto riferimento al suo testo, al suo libro, e le ho chiesto di approfondire l'idea dell'essere da soli di fronte a certi problemi, no? Proprio come elemento di passaggio che lei ha individuato molto bene in questo romanzo. E perché in questo romanzo emerge la tematica del segreto, del dover mantenere un segreto. A un certo punto Anna si trova a dover mantenere il segreto delle cugine, di Mette in particolare, la cugina più grande, quella già un po' più scafata, più libera. E non riesce a tenerlo questo segreto, fa molta fatica. Ho chiesto a Magnhild, diciamo, se lei si è mai trovata in una situazione del genere, cioè a dover mantenere un segreto, e in quale situazione si è trovata, e lei mi ha raccontato di essersi assolutamente trovata in questa situazione quando era piccola, e che ha trovato molto difficile non tanto avere questo segreto, quanto appunto capire chi poteva farne parte, chi mettere a parte di questo segreto. Se fino a un momento prima i suoi genitori potevano entrare in tutti gli aspetti della sua vita, a un certo punto nasce proprio il dubbio, l'incertezza di non sapere più che cosa sia opportuno e cosa no. Magnhild, I really appreciated the way you treated nature. I think that nature is one of the protagonists of your book. Oh, yeah. Am I right or not? Dicevo, la natura mi ha molto colpito il modo in cui Magnhild ha dipinto con l'acquerello e con il disegno, naturalmente, poi con l'aiuto del digitale, la natura. Tutto si svolge in una bellissima natura, a Norway nature, right? Yeah, I mean, it's not a self-biography in a way, but the location of the book is all set where the summer cabin is. So it's where I grew up every summer at this place with that type of cabin and the sea and the cabin, what do you call it? Yeah, where all the camping wagons. Camping, yes, yeah. Camping, okay. Yeah, it's the same. So, but the nature is very important in this book because it's a summer. It's a sign of summer, and it's something that's constant. And Hanna is going through something that's in a big movement in her life, but the nature is constant, and so in that sense, it's very important. I also find that the summer is. It gives room to just be present, to see things in a very detailed manner, like the ants, you can follow them, and it's everything stands still, but inside of Hanna, it's a lot of
movement. So it's the contrast of the two, I guess. Yeah. Yeah, ci dice Magnhild che la natura è effettivamente una protagonista del suo romanzo. Non è un romanzo autobiografico in senso stretto, anche se lei stessa usava andare nello stesso luogo ogni estate, un po' come fa Anna, la protagonista, ma non era lo stesso luogo. Comunque è una natura norvegese ed è l'estate in particolare, che è questa esplosione di vita, insomma, l'esplosione della vita di Anna in qualche modo, questo grande movimento interno appunto di questa ragazzina. La natura è nel romanzo di Magnhild una sorta di punto fermo, volevo trovare il punto, mi ero segnata proprio questo. La natura sembra a me, nel romanzo di Magnhild, andare per conto suo. My dear, is it right to say, I was saying to the audience, that in my opinion, nature in your novel exists despite everybody. Yeah. Nature goes on its way, on its path. Is it right? Yeah, like the ants, they just keep working. They keep doing their thing. It's and the trees, the wind is blowing through the sieve, and yeah, it's yeah, I would say that's right. Sì, conferma le formiche continuano a fare il loro lavoro incessantemente, ci sono queste bellissime pagine dedicate esclusivamente al lavorio e al movimento delle formiche. Immaginatevi una pagina tutta bianca con questi piccoli animali che si muovono e che camminano, è come se ci accompagnassero, diciamo, in questo racconto, e costantemente ci si domanda: chissà cosa accadrà a queste formiche. E la cosa molto bella è che non accade nulla, accade semplicemente che vivono. Magnhild, I was saying that looking at these ants, walking, working all together, the reader, sometimes I was wondering, okay, I'm curious, what will happen to these ants? But the lesson is that nothing happens. Yeah. They just live. They continue to live. Yeah. That's amazing. Thank you very much. Yeah. They're just there. They're there now. Exactly. I really appreciated your humor. Oh, thank you. Fantastic. Yeah. The moment when the aunt of the uncle of Anna is hanging the wet clothes, okay, all pink. Yeah. Sì, ragazzi e chi ci ascolta, è divertentissimo vedere lo zio di Anna che a un certo punto si vede passare vicino sempre questi ragazzini che corrono, e poi lo vedete a un certo punto stendere questi panni, che già diciamo è una visione, no, non voglio essere banale, non voglio generalizzare, ma comunque abbastanza nordica, mi viene da dire, quantomeno è un po' uno stereotipo, lo so, ma me lo sono lasciato sfuggire. È bellissimo però vedere, tu non te ne accorgi all'inizio, vedi questo signore che stende i panni e tutto a un tratto ti rendi conto che sono tutti rosa. Ed è tipico, no, delle lavatrici che sfuggono di mano. Dicevo che è molto interessante lo humor di Magnhild in questo romanzo, veramente eccezionale. Another funny moment is when meet the girl, the cousin, the big cousin of Anna, is trying to fit her shoes, her t-shirt, sorry, Yeah. On the beach. Yeah. Without the push-up, without the bikini, so completely naked. Yeah. I mean the upper part. So her breast goes everywhere, and you just take a shot of every single moment in this scene. Very funny. Yeah. I really laugh.
Dicevo, scusami, I'm sorry, dicevo che un altro momento divertentissimo è quando Anna finalmente raggiunge la spiaggia, trova la sorella, cugina maggiore, Mette, scusate, nel momento in cui si sta rivestendo. È in bikini, solo che è in topless in realtà, ha deciso di non indossare la parte superiore. E si vede il suo seno, Magnhild nella stessa pagina mette diversi momenti in cui il seno è in tutte le posizioni possibili e immaginabili. Questa cosa è molto molto divertente perché mette molto in imbarazzo Anna. I imagine how embarrassed was Anna. She was embarrassed in front of this scene. I don't think she was embarrassed. I think she was curious. Ah, ok. Yeah. Anna era curiosa davanti a questa immagine, a questa scena, sì, certo. Okay, another important characteristic, another important thing in your book is the relationship between images and words. I mean, in my opinion, but I'm going to ask you, images are more important than words most of the time because they are enough. They explain everything. Sto chiedendo a Magnhild se per lei, come è sembrato a me, è più importante nella relazione tra immagini e parole, sono più importanti le immagini o le parole, perché nel suo graphic novel a me è arrivata l'impressione forte che le immagini siano più importanti. Yeah, for me it's that way because I feel like I'm a visual storyteller. I don't know if I feel like I can write, but I feel like drawing is my words kind of. So I try to limit my words as much as I can and leave the drawings to tell the story. That's how I do it. Ci dice che insomma si sente un'artista, una disegnatrice e che cerca di limitare, una storyteller appunto, che cerca di limitare le parole perché ritiene di comunicare più efficacemente appunto con le immagini. How you decided to talk about this specific moment of people life, about teenage period? No, I'm not sure if I know that exactly. I just know that I find that period of life very interesting, and I struggled a little bit with it myself, so I identify with it. I also find that it's like a very potent and life-changing, can be a very life-changing period in people's lives. So I just find it a very interesting period to talk about. But I don't know if I know why I chose it. It's just the subject that I like. Ok. Sì, ho chiesto qual è stato il motivo, se c'è stato un motivo particolare per cui ho deciso di parlare esattamente di quel periodo della vita delle persone, cioè il passaggio dall'infanzia all'adolescenza. Diceva no, è semplicemente un periodo che trovo molto interessante in cui si verifica un potente cambiamento della vita delle persone e quindi ero semplicemente interessata, e perché per me è stato effettivamente un periodo delicato della vita che ricordo, quindi ho voluto parlarne. What about, sorry, I can't find it, but okay. Are you going to continue this story of Anna and the cousins? You don't know? No. Sorry, no, not Anna. I think I like that it's not that I don't want to give an answer to how it
how it turns out with her. It's a little bit like it can go perfectly fine, and she might be a bit wounded, you know, also from this summer. I don't know, but I would like to make more stories, but not have Hannah. She's going to live her own life, I think. Ho chiesto se continuerà a raccontarci della vita di Anna, insomma, di come continuerà questo momento un po' difficile. Ha detto che probabilmente no, insomma, che ha intenzione di raccontare altre storie che lascerà così in sospeso il futuro di Anna, che potrebbe andare molto meglio rispetto a come sembrerebbe nel libro, oppure no. Your studies were about art. I mean, did you study in the fine arts or? I studied animation. That's my study. Yeah, animation and visual storytelling. I studied. Yeah. Ok, ho chiesto a Magnhild se ha studiato alla scuola di belle arti, insomma, e mi ha detto di no, ha studiato nello specifico animazione. So animation is what you are going to do in the future, or are you going to write some other books? I'm writing another book. Okay. Yeah, so I will do both. I animate and I would like to make more books. I like making books. Which is your favorite thing? Do you prefer animation or you prefer graphic novel? Oh, it's so different. I'd like to have both of them in my life because animation is with a lot of people. It's very social. It's a nice teamwork. I like that I can do a lot of things, have a lot of things done because a lot of people work on the same thing. And then it's so nice to go into my office and be alone and work with my own story with my book. It's the combination is perfect for me. Ho chiesto a Magnhild se preferisce diciamo, il suo lavoro di animatrice, cioè di storyteller sotto forma di film, di short movies, o se preferisce il romanzo grafico. Mi ha detto di amare entrambe queste modalità di esprimersi, perché comunque l'animazione è un lavoro di squadra, quindi un lavoro molto diverso rispetto alla scrittura di un romanzo. Vorrà portarli avanti entrambi in futuro. Sta scrivendo effettivamente un'altra storia, quindi rimaniamo in attesa, insomma, della sua nuova pubblicazione. We will wait for the for your new book, graphic novel, okay? Yeah. I have a question. When you, I'm sorry, when you worked in a movie or a short movie, have you ever worked as the principal author of the movie? Or just together with other people? Because I don't know this kind of job very well. Oh yeah, it's if I've worked alone, you mean, or? Yes, alone or only with a team. No, I've done small projects alone. Okay. Yeah, but mostly it's a big team. Yeah. Ok. Ho chiesto a Magnhild se ha lavorato solo in squadra nell'animazione o anche completamente da sola. Mi ha detto entrambe le cose. Could you show us some drawing or some sketches about your book and how you work on them to create a book? Because this is a very important secret, I guess. Yeah. Well, I sketch mostly. I sketch on paper with a pencil. Okay. Well, this is one drawing from the book. That's a pencil drawing, and I ended up using it in the book. I just colored it, and I guess I drew it digitally as well. And then I paint. I paint with gouache on paper, and I scan it, and then I
I do some sort of work on it digitally after, and I have like. I'm sorry. The character before was Anna, the protagonist. The blonde hair girl is the protagonist, right? It's Anna. Yes, she is. Yeah. So she's moving. She's moving like in a movie. Yes, because this is the way I can kind of tell more about her emotions in one picture. It's kind of the way I can try to force the people who is reading to stop for a little bit longer when they read and just look at each picture in the sequence. So okay, yeah, it's the way I like to work, I guess. Just a moment. So Magnhild is saying, Magnhild sta dicendo che sì, che lavora attraverso l'utilizzo del disegno, dell'acquerello e naturalmente del digitale, che normalmente inizia con una penna, scusate, con una matita su carta, appunto, poi inizia a colorare e a usare il gouache, cioè la tempera o forse a volte l'acrilico e l'acquerello anche. Le ho chiesto di mostrare nuovamente l'immagine di quella ragazzina bionda che cammina, la si vede proprio in sequenza, ed è una sequenza che voi trovate anche nel romanzo, e mi ha detto di amare questa modalità di rappresentare i personaggi in movimento, come se fosse davvero un film. Si capisce da questo che Magnhild è una videomaker, è un'animatrice, lavora con l'animazione, scusate, più che animatrice, perché attraverso il movimento dei personaggi lei ritiene di poter trasmettere l'emozione di quel personaggio e anche di far sì che chi legge si soffermi almeno un attimo in più a guardare quell'immagine. E confermo effettivamente, leggere il suo romanzo significa dare alle immagini, significa percepire la potenza delle immagini che lei mette su carta e percepire le emozioni che attraverso davvero i movimenti di questi personaggi arrivano. Davvero è quasi immersivo, sembra proprio di vedere un film. I was saying, Magnhild, that reading your book is like to reading and looking at your book, at your images, is like to see a movie, because you are involved by the images, the movement of the images, the atmosphere. For example, the moment during the night time when the big cousin Mette decided to leave the house to meet her boyfriend. The atmosphere in the night with the moonlight was very, very involving, really. That's nice to hear. Thank you. Ho detto che c'è una scena durante la notte, diciamo, in cui la cugina maggiore di Anna decide di scappare di casa, di allontanarsi dalla casa in segreto per raggiungere il suo fidanzatino, e l'atmosfera notturna alla luce della luna è davvero coinvolgente, come un film. So, your life has changed just some days ago, right? Yeah. Is it right? So it's chaotic. You have a beautiful newborn baby girl. Yeah. Yeah. Ok, Magnhild ha appena avuto una bimba pochi giorni fa, piccolissima, che si chiama, what's her name? Våren. It means the spring. Oh my God, very nice, very nice. And you have another baby girl. Yeah, she's 2. She's Carla. Carla. Yeah. Very nice. So, quindi Magnhild ha 2 bambine. Non deve essere stato facile essere qui con noi in questo momento. I think it's quite difficult to be with us now because how is the situation? How is the baby now? She's sleeping? Yeah, she's sleeping on my boyfriend's arm. Oh, we are lucky. Okay. So Magnhild, it's been a very big pleasure being with you and speaking with you about your job. Thank you so much. It's been my pleasure. Absolutely. It's really nice to talk to you.
Thank you. I hope to see you in Italy. Have you ever been in Italy? Yes, I've been many times actually. Yeah. Okay, so my brother met his wife in Italy in Florida, so I've been there. Yeah. È stata, li ho ringraziata, non deve essere stato facile stare con noi oggi, la bambina per fortuna sta dormendo in questo momento e le ho chiesto, l'ho ringraziata quindi di questo sforzo, immagino, e le ho chiesto se è mai stata in Italia nella speranza di magari incontrarla proprio qui e lei mi ha detto sì, di esserci stata tante volte e di aver che suo fratello ha incontrato anche sua moglie a Firenze, quindi so Italy is a country that you love somehow. Oh yes, it's amazing. It's yeah, one of my favorite places to vacation actually. I love it. Yeah. So you must return and you have to return to Cento. Yeah, Cento, I would. okay. Yeah, I would love that. Yeah. Okay. So good luck. Many kisses from Italy. I hope to see you soon. Yeah, I hope to see you too. Thank you very much. Thank you. Bye. Bye-bye. Bye-bye.